Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti quest'oggi, buon mercoledì. Amarissima la sconfitta del Napoli di ieri sera. Non passa ovviamente l'arrabbiatura, ci vorrà un po' di tempo perché è una sconfitta che fa male. Non bisogna nasconderlo, a noi tifosi fa male, ai calciatori credo e spero che passi molto prima di sabato perché c'è la Salernitana e c'è una Salernitana che sarà agguerrita dopo aver preso 8 palloni con l'Atalanta, col cambio di allenatore. Quindi situazione non semplice nemmeno quella che verrà sabato. Quindi speriamo di dimenticare presto questa sconfitta e ci sono tanti spunti dei quali dover parlare in questa partita, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista delle scelte di Spalletti. Un arbitraggio che è stato completamente insufficiente, ma non lo dico io, lo dice tutto il mondo, quindi non sto parlando di frottole da questo punto di vista. Prima di cominciare, ovviamente, analizzeremo la partita. Fatemi sapere la vostra nei commenti, fatemi sapere cosa avete visto e che cosa non vi è piaciuto di questo Napoli di ieri sera. Vi invito come sempre ad iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche se non l'avete già fatto e andiamo a vedere cosa è successo ieri sera in Napoli-Cremonese in Coppa Italia. Il Napoli che esce dalla competizione 7-6 dopo i calci di rigore. Una partita stranissima già dalle scelte di formazione. Io non è che sono contro i turnover, però per me i turnover vanno fatti quando hai il risultato al 70% in tasca, quindi partire sempre con una formazione semi-titolare e poi dare spazio a chi non ha giocato, dare spazio a chi deve giocare questa Coppa Italia. Sono d'accordissimo, solo che cambiarne 10 su 11 è un turnover scellerato. Ricordiamo i turnover scellerati di quest'anno. Contro il Lecce, finita 1-1. Contro lo Spezia, presa per le orecchie quella partita, vinta al 90esimo 1-0. E c'è il turnover di ieri. Ovviamente si può parlare di turnover sbagliato fino a un certo punto perché comunque con i titolari in campo, con i titolari di ieri ovviamente, il Napoli B, chiamatelo come volete, stavamo sopra 2-1. Poi la condizione fisica, ovviamente chi gioca poco non ha i 90 minuti nelle gambe, devi cambiare. Sono arrivati i cambi, abbiamo preso un gol su una dormita di Beresischi perché non ha marcato l'uomo in area di rigore e c'è stato il pareggio. Poi episodi, il palo di Simeone, Osimhen è entrato dopo un minuto, spizza di testa, Carnesecchi fa una grandissima parata e Simeone prende palo e traversa in un solo tiro da 1,5 metri. C'è la sfortuna sicuramente da quel punto di vista, però non possiamo mica appellarci a un palo perché siamo usciti dalla Coppa Italia con l'ultimo in classifica. Però voglio dire una cosa, non sono d'accordo sull'impresa di Ballardini. L'impresa per me all'80% è ancora di Alvini, perché in una settimana non puoi plasmare una squadra, in una settimana non puoi dare un gioco ad una squadra, non puoi fare niente, puoi solamente raccogliere ciò che ti è stato lasciato e cercare di far punti. E Ballardini sicuramente avrà spronato i suoi, ma dal punto di vista del gioco è la Cremonese di Alvini. Io l'ho detto proprio nell'ultimo video che ho fatto della classifica della Serie A dopo la 18esima giornata. Per me la Cremonese non deve avere 7 punti. Sulla carta ha 7 punti, però alla fine gioca molto meglio del Sassuolo che ne ha 16. Quindi la classifica della Serie A da quel punto di vista è poco veritiera. Quello che ha espresso sul campo e a livello di gioco la Cremonese è molto di più di quello che ha espresso il Sassuolo, ma senza se e senza ma lo dico. Quindi sicuramente onore a Ballardini, passato il turno di Coppa con il Napoli, però c'è tantissimo di Alvini, perché in una settimana non puoi prenderti tutti i meriti di una squadra che hai preso, forse nemmeno una settimana, 5 giorni, 3-4 giorni. Quindi non voglio
non voglio entrare in meriti o demeriti di allenatori, però sento già grande Ballardini ha fatto risalire la Cremonese. Non è vero. Fatto sta che il Napoli si dà la zappa sui piedi e sono degli autogol che si infligge da solo, perché, ripeto, potevi entrare con una formazione tipo, lo si è visto quando è entrato Osimhen ed è cambiato il Napoli. Non è che è cambiato il Napoli, però tutte le palle in attacco possono diventare tutte quante pericolose. Di tutti quanti ieri sera del Napoli B, tra virgolette, mi è piaciuto Simeone, mi è piaciuto Zerbin, Elmas ha giocato una discreta partita. Alla fine il primo tempo di Beresischi mi è piaciuto molto meno, nel secondo tempo c'è stata spinta per tutta la partita, anche nei supplementari, pur essendo fuori condizione, perché si vedeva dopo il 90° comunque alcuni elementi stavano sulle gambe ed era una cosa normalissima. Abbiamo preso il primo gol su uno svarione, su un contropiede classico, perché il Napoli rimane solo con i due centrali dietro e 8 elementi sono comunque nella metà campo avversario. Abbiamo dormito a sinistra, taglio da destra, no, a sinistra nostra, sì, taglio dalla sinistra alla destra dell'attacco della Cremonese, prendiamo il gol e va bene. Il secondo gol, mi attacco alle parole di Spalletti, hai preso un gol fortuito, però comunque c'è la dormita di Beresischi e ci sta, pur avendo dato la scossa alla partita dopo l'1-0 e l'hai ribaltata, comunque non è servito. I calci di rigore credevo che ne sbagliavamo di più, onestamente, invece Spalletti ha avuto ragione, siamo pronti sui calci di rigore, sicuro l'ha sbagliato Lobotka in lacrime. Si sbagliano i calci di rigore e purtroppo è una lotteria, quindi non ci sta da appellarsi al rigore sbagliato di Lobotka. Ci sta da appellarsi al fatto che non puoi sottovalutare queste partite, secondo me, perché la Coppa Italia è un trofeo, soprattutto quest'anno che sei la migliore in Serie A, hai il miglior gioco in Serie A, era un trofeo da provare a vincere, perché a livello di gioco non hai nessuno che ti può tenere testa, ovviamente con la formazione tipo. Non è successo, usciamo dalla Coppa Italia, ripeto, dobbiamo archiviare questa sconfitta e al più presto, perché credo che sia una sconfitta che bruci tantissimo, soprattutto ai calciatori, quindi non dobbiamo far sì che poi questa sconfitta faccia arrivare delle prestazioni poi in futuro sottotono. Sotto la Salernitana, a testa la Salernitana, abbiamo 9 punti di vantaggio e siamo la capolista della Serie A. Le sconfitte ci stanno e ci saranno sempre. Sono 3 quest'anno, abbiamo perso con Liverpool a Enfield, abbiamo perso con l'Inter a Milano e abbiamo perso a Napoli con la Cremonese, uscendo dalla Coppa Italia. Ne prendiamo atto. Se vogliamo parlare della gestione arbitrale, non è un alibi, perché non è che la gestione arbitrale abbia inciso poi sul risultato finale, però c'è tantissima incompetenza. Io ho preso qualche appunto perché dall'inizio della partita fino al 70° continuavo a scrivere falli che non venivano redarguiti, falli che non c'erano che sono fischiati, falli da cartellino che non sono stati dati. Per esempio Zanoli al 7° minuto, fallo su Zanoli, nessuno ha visto niente. Fallo su Juan Jesus al 10° minuto, stessa storia. Facciamo il gol di Juan Jesus rivedibile secondo me. Chi dice che era da annullare, chi dice che no. Lo scontro sul portiere ci sta. Se con un arbitraggio normale di partite di Serie A secondo me veniva annullato. Comunque alla fine ha vinto la Cremonese, va bene così. C'è un fallo su Simeone, un fallaccio su Simeone al 47° sempre del primo tempo. Inizia il secondo, un piede a martello su Juan Jesus al 50°, un giallo non dato.
al 75esimo, no, al 79esimo c'è un fallo di Politano dopo la triangolazione, se lo ricordate, fallaccio, niente da fare e prendiamo un contropiede. Poi il resto è storia, il resto è la partita che si è messa su un binario sbagliato. Sono tante le polemiche che si possono fare, ma io non metto nessuno sul patibolo, nemmeno Spalletti alla fine. Perché comunque se vogliamo dirgli, oh, ma non dovevi fare il turnover, hai sbagliato questo, hai sbagliato quello, lui ti verrà a dire, io fino a che avevo l'11 che avevo messo dall'inizio della partita, ero avanti 2-1. Poi del resto si può parlare, si può discutere, però alla fine secondo me non è stato nemmeno quello il motivo. Scellerato come turnover, hai sottovalutato la Cremonese. Tutto qua. Sono incidenti di percorso che capitano e ci saranno sempre in un cammino tra campionato, Champions, Coppa Italia. In un cammino di una stagione di una squadra ci sono sempre, le sconfitte ci sono e ci saranno sempre. Ovviamente, queste qua fanno più male, cioè fa più male questa che perdere 1-0 a San Siro con l'Inter, sicuramente. Uno perché sei uscito dalla Coppa Italia, due perché era la Cremonese. Con l'Inter dice ok, lo scontro diretto, te ne fai una ragione, hai perso la partita, va bene. Farsene una ragione con questa è difficile, difficile. Comunque ripeto, mi tengo stretta alla prestazione di Simeone e altri calciatori. Zerbin ha fatto una discreta partita, lo ripeto. Dombelé rende più spostato in avanti se gioca in Guissà che a fare da interditore, anche perché Dombelé è un centrocampista offensivo e non uno in fase di interdizione, anche se la cura Spalletti gli ha fatto bene e sta diventando un centrocampista ancora più completo di com'era. Esordio di Beresischi, lo ripeto, bene il primo tempo, bene il secondo tempo, scusate. Malino il primo tempo, ma anche il Napoli malino i primi 20 minuti perché non trovavamo ritmo, non trovavamo gioco. Poi Spalletti ha spostato Gaetano un po' più dietro e gli ha fatto fare il playmaker e da lì abbiamo cominciato a macinare il gioco. Fatto sta che se non gioca Lobotka, ragazzi, la palla non gira, o almeno gira, ma non alla velocità che dovrebbe girare per creare la superiorità numerica sulle fasce. Speriamo si riprenda Quara, perché ho letto che Kvaratskhelia è affaticato. Speriamo si riprenda per sabato contro la Salernitana. Dimentichiamo questa sconfitta e per favore, lo chiedo alle designazioni arbitrali, non è un fatto ha arbitrato una donna o un uomo, perché lungi da me sessismo, ha arbitrato una donna, le donne non possono arbitrare, no. È proprio un fatto di totale incompetenza sui falli, totale incompetenza sui fuorigioco, gol che andavano annullati. Un disastro. 4 in pagella per l'arbitro. Ma ripeto, anche se c'era, che so, Rocchi, se c'era Collina e avesse arbitrato così, era insufficiente. Non è perché è una donna. Purtroppo partita anche, dobbiamo anche dire che è stata una partita veramente a ritmi alti, con capovolgimenti di fronte da una parte e dall'altra, quindi l'arbitro ieri si trovava sempre troppo lontano dall'azione. Seguire dei ritmi così, o ci sei dentro fisicamente e preparato, altrimenti è inevitabile che alcuni falli non li vedi, è inevitabile che i fuorigiochi non vengono fischiati. Sono delle conseguenze. Comunque, ci teniamo la sconfitta, ce la prendiamo e ne faremo tesoro, perché sono queste le sconfitte dalle quali bisogna rinascere e bisogna accettarle fino in fondo. Vedere cosa è mancato, vedere tutte le cappellate che sono state fatte a livello proprio tattico, perché comunque i 2 gol presi sono 2 errori in fase di copertura, come sempre. E questo è quanto. Non voglio far polemica e né niente. Godete voi, tifosi delle altre squadre, perché c'è da godere quando il Napoli perde, come noi godiamo quando perdete voi. Iscrivetevi al canale, ragazzi, se non l'avete ancora fatto. Sempre Forza Napoli e ci vediamo nel prossimo video.
Ciao!